chiesa di Santa Maria delle Grazie a Sant'Agata sui Due Golfi fu fondata probabilmente alla fine del 400. Secondo la tradizione nacque per un voto. Marcantonio Festinese, dopo il rapimento della figlia da parte di un lupo, chiese l'intercessione della Madonna per riavere la figlia sana e salva. Però poi miracolosamente ritrovò la figlia nei pressi di un cespuglio proprio qui, dove oggi sorge la chiesa. È per questo voto quindi che Marco Antonio lasciò una somma di denaro per erigere la primitiva chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie. Tra il 400 e il 500 è attestato da diversi documenti che molti santagatesi parteciparono e concorsero con le loro donazioni a costruire l'edificio, che man mano si ingrandì sempre di più. La chiesa è oggi universalmente nota come la chiesa di Sant'Agata, ma in realtà era dedicata alla Madonna delle Grazie. Attualmente sull'altar maggiore c'è un crocifisso, probabilmente ottocentesco, ma in realtà doveva esserci una colonna del Cinquecento che oggi è in una cappella laterale. L'opera che spicca maggiormente nella chiesa di Sant'Agata è l'altare, opera del Seicento di Dioniso Lazzari. Fu scolpito per la chiesa dei Gerolomini a Napoli e trasferito a Sant'Agata sui Due Golfi soltanto nel 1845, grazie all'acquisto che fece il parroco dell'epoca, Monsignor Giovan Battista Casola. Fu messo in opera dal marmoraro Giovanni De Maio per una spesa che probabilmente arrivò ai 500 ducati e fu immediatamente destò in tutto il regno un grande scalpore. Era un'opera meravigliosa che era nata per la grande chiesa dei Gerolomini e solo nell'Ottocento era finito in un deposito, quando al suo posto era stato montato un altare di gusto neoclassico. Fu grazie allo spirito e all'intraprendenza di Monsignor Casola che questo altare giunse a Sant'Agata e fu da tutti quanti ammirato. L'altare del Lazzari è forse l'opera che spicca maggiormente nella chiesa di Sant'Agata. I suoi colori vividi, il blu, il rosso, forse sono davvero l'opera che maggiormente attira l'attenzione del visitatore. Come si può notare, è caratterizzato questo altare dalla presenza di numerose pietre preziose e secondo la tradizione queste pietre preziose erano uno degli oggetti preferiti, dei souvenir preferiti dei turisti dell'Ottocento. Venivano con dei ferrettini e le staccavano dall'altare, portando nel loro paese d'origine un souvenir da Sant'Agata sui Due Golfi. Nell'area del presbiterio, inoltre, spiccano anche delle meravigliose riggiole del Settecento. Proprio nell'area del presbiterio si sono conservate quasi ottimamente, ma nella parte della navata centrale sono state poi via via sostituite dal pavimento attualmente dell'Ottocento. Soltanto nelle cappelle si sono conservate le altre riggiole e questo testimonia la grande passione dei massesi del Settecento per queste tipiche riggiole. Si deve probabilmente a un vescovo, Monsignor Giuseppe Bellotti, nella seconda metà del Settecento, l'introduzione a Massalubrense del gusto per le riggiole. Anche probabilmente per accattivarsi le simpatie del prelato, quasi tutti i mastri laici che reggevano le chiese sant'agatesi fecero una vera e propria corsa ad accaparrarsi le riggiole più belle. Quindi anche quelle di Sant'Agata dei Due Golfi, come quelle di gran parte delle altre chiese di Massalubrense, risalgono alla bottega del celebre Ignazio Chiaiese. Proprio alla destra dell'altar maggiore sorge uno degli altari più importanti della chiesa, dedicato alla Madonna delle Grazie. È quello che una volta era dedicato alla Madonna del Rosario ed era sede della confraternita del Rosario. Fino a che non fu costruito l'oratorio confraternale, che sorge e tuttora è frequentato dai confratelli del Rosario proprio accosto alla chiesa, era questo l'altare dedicato alla Madonna del Rosario e dove osavano congregarsi i diversi confratelli. La tela risale alla fine del Seicento ed è opera di Giovan Vincenzo Forlì. È una delle opere più diffuse e sicuramente uno dei temi che maggiormente si ritrovano nelle chiese d'Europa. La Madonna del Rosario andò sviluppandosi principalmente alla fine del Cinquecento e soprattutto dopo la battaglia di Lepanto nel 1571.
sinistra invece dell'altar maggiore c'è l'altare che fu costruito dalla famiglia Scoppa. Proprio sull'altare vi è un meraviglioso quadro con la Madonna delle Grazie e ai lati Sant'Antonio di Padova e San Rocco. Questo quadro è stato molto importante per questa famiglia e sicuramente testimoniava i culti che la famiglia principalmente preferiva e i santi quindi che venivano invocati maggiormente dalla famiglia Scoppa. Proprio ai lati dell'altare c'è lo stemma della famiglia Scoppa. Come potete vedere, si tratta di un leone rampante vicino a un albero da frutta e testimonia l'importanza di questa famiglia che soprattutto tra Sant'Agata sui due golfi e Torca possedeva numerose terre ed aveva molte ricchezze. Il busto argenteo di Sant'Agata è moderno. È stato acquistato circa 20 anni fa con il concorso economico dei fedeli sant'agatesi dopo il sacrilego furto. È stato allocato qui in una cassaforte a vista proprio per evitare che possa di nuovo capitare qualche furto. Fino a circa 20 anni fa, sull'altare maggiore della chiesa di Sant'Agata, c'era questo piccolo quadro. Si tratta della raffigurazione della Madonna delle Grazie. La santa è quindi in questo caso la patrona a cui è dedicata la chiesa. Poi, 20 anni fa, è stato deciso di spostarla in questo altare laterale, dove possiamo notare non solo una tela con l'arcangelo che trafigge il demonio, ma anche un meraviglioso pavimento del Settecento ottimamente conservato, proprio per lo scarso calpestio che nel corso dei secoli ha vissuto questa cappelletta laterale. Forse questo è uno dei posti più belli della chiesa di Sant'Agata. Si tratta della cosiddetta Cappella Perrella. Fu costruita nel 600 proprio da questa famiglia che a Sant'Agata sui due golfi aveva molte proprietà ed era molto importante. Come potete vedere sull'altare c'è un meraviglioso polittico. Si tratta di scene diverse con al centro San Francesco che contempla il crocifisso. Proprio invece a destra si trova una copia seicentesca della cosiddetta Madonna del Pesce, dipinta da Raffaello ad inizio Cinquecento. Al di sotto del sepolcro marmoreo di Giovan Battista Perrella si trova poi una magnifica formella del Seicento, che insieme a un'altra identica posta nella parete di fronte è secondo il Donatone opera di Luca della Robbia. Si tratta di formelle davvero poco diffuse e sono quelle del Seicento, non quelle del Settecento a noi più note, di solito scuola del Chiaiese. È un caso quasi più unico che raro che in una chiesa di Massalubrense ci sia una riggiola dipinta del Seicento, scarsamente studiata nel corso degli anni. Proprio al centro della cappelletta si trova la sepoltura della famiglia Perrella. È un'opera marmorea molto elegante e sicuramente rappresenta anch'essa un'opera d'arte unica nel suo genere. Al centro c'è lo stemma di famiglia. A differenza dello stemma della famiglia Scoppa, che abbiamo visto proprio nei pressi dell'altar maggiore, lo stemma della famiglia Perrella vedeva dipinti raffigurati due leoni rampanti su un albero di frutta. Molto spesso nell'araldica tutti questi simboli sembravano quasi confondersi nella loro raffigurazione e le diverse famiglie adoperavano quasi sempre simboli similari. Proprio al di sopra della cantoria c'è un meraviglioso organo che risale al 1929. L'anno scorso, con la raccolta fondi tra i fedeli sant'agatesi, è stato perfettamente restaurato e ha intrattenuto
i visitatori della chiesa con dei meravigliosi concerti organistici. Invece, proprio all'ingresso della chiesa c'è un meraviglioso fonte battesimale del Settecento. È stato ricavato al di sopra di un'acquasantiera del Seicento ed è un'opera caratteristica per il gusto tipico dell'epoca.